Salve a tutti amici, siamo a un passo dai giorni del draft 2021 che si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio e così ecco che vi presento in rapida successione i 50 nomi più interessanti che entreranno in NFL a partire dalla prossima stagione. Wyatt Davis dà il meglio di sé nella zona interna della linea offensiva, dove la sua miscela di mobilità laterale e potenza può esplodere per sradicare i difensori e creare corsie aperte per i portatori di palla. Le squadre che amano i demolitori faranno fatica a ignorarlo. Samuel Cosmi ha giocato 34 partite da titolare giocando su entrambi i lati della linea offensiva. Questa esperienza è il suo punto di forza, ma necessita di aggiungere qualche chilogrammo ai 140 attuali. Il suo atletismo si dimostra comunque molto efficace nella protezione dei passaggi. Ronnie Perkins è un difensore molto veloce, in grado di attaccare i fianchi della linea offensiva avversaria grazie a rapidi cambi di direzione. Sa come lavorare con le mani per proteggersi, ma tende a inseguire il portatore di palla in modo un po' indisciplinato nei giochi di corsa. Liam Eichenberg è un left tackle non velocissimo, ma con un ottimo gioco di gambe e una grande potenza nelle braccia che lo rendono un bloccatore difficilissimo da aggirare. Ha più impatto nel gioco di corsa che nella protezione dei passaggi, il che lo rende più adatto a una futura posizione da right tackle. Carlos Basham Jr. si propone come defensive end sinistro in uno schema 4-3. È un giocatore potente, in grado di mettere sotto pressione il quarterback avversario, superando gli ostacoli più con la forza che con l'agilità. È un difensore duro ma intelligente e istintivo, in grado di attirare spesso dei raddoppi. Alex Leatherwood ha esperienza sia come guardia che come offensive tackle e la sua aggressività ne fa un elemento prezioso sui giochi di corsa. Agile, mobile e tiene sempre i piedi in movimento, ma deve mettere un po' di forza muscolare nella parte inferiore del corpo se vuole essere impiegato come tackle. Landon Dickerson è un bloccatore interno che sa bene come utilizzare la propria stazza e la propria forza superiori alla media. È aggressivo, attacca gli avversari ed è in grado di colpirne anche 2 o 3 in un singolo snap. All'inizio della sua carriera universitaria ha avuto diversi infortuni e di questo bisognerà tenerne conto. Elijah Moore è un atleta dinamico con eccellenti agilità e rapidità. È ancora un po' acerbo nel tracciamento delle rotte, ma diventa una minaccia ogni volta che tocca palla. Ha dimostrato la necessaria cattiveria per afferrare la palla nel traffico, ma non è molto robusto e può essere facilmente abbattuto da un singolo avversario. Joe Tryon è un pass rusher esplosivo con un'eccellente reattività e un grande controllo del corpo. Resiste ai tackle, usa efficacemente le mani e si muove bene sul campo nella fase avanzata dell'azione. Molto versatile, può giocare sia da defensive end in uno schema 4-3 che da linebacker in uno schema 3-4. Joseph Ossai è un edge rusher dal fisico longilineo che ha accumulato esperienza sia come defensive end che come linebacker. Si trova più a suo agio partendo da posizione eretta e ha un certo talento nel recupero della palla. Subisce un po' i blocchi e impiega qualche secondo di troppo per recuperare dopo il primo colpo. Asante Samuel Jr. è un difensore che nonostante la stazza ridotta, 1,56 m per 84 kg, ha saputo emergere grazie al suo istinto e alla sua velocità. Eccezionale nella copertura uomo, i ricevitori avversari hanno sempre molta difficoltà a separarsi da lui. Resta qualche dubbio sulla sua efficacia nella difesa zona.
Jamin Davis è una delle migliori risorse a disposizione per la difesa sui passaggi. Fenomenale a zona, è in grado di coprire una larghissima porzione di campo grazie ad un'impressionante visione di gioco. Avrà solo bisogno di un po' di esperienza in NFL per migliorare sul contrasto dei running back. Levi Onwuzurike è un defensive tackle atletico ed esplosivo, in grado di demolire la tasca avversaria con la sua intensità. Difficile da firmare con un singolo tackle, eccellente come difensore sulle azioni di corsa, raramente riesce tuttavia a mettere le mani sul quarterback per un sack. Javonte Williams è un corridore molto dinamico, fisico e potente. È bravo a eludere e rompere i placcaggi, caratteristica che lo rende molto produttivo. Sa ricevere fuori dal backfield e ha una buona capacità di vedere il campo, che gli permette di prendere angoli intelligenti e accelerare al momento giusto. Jalen Mayfield è un offensive tackle in grado di posizionarsi sia a destra che a sinistra. Possiede un'eccezionale visione di blocco e mostra un solido gioco di gambe che gli permette di ancorarsi al terreno durante la protezione dei passaggi e di attaccare i difensori da diversi angoli. Nick Bolton è una macchina da placcaggio che fornisce anche un ottimo supporto sulle corse grazie alla sua rapidità e al suo istinto ben sintonizzato. Di solito è al posto giusto al momento giusto. Con il suo atletismo sopra la media, Bolton è uno dei giocatori più fisici nel ruolo di linebacker. Rondale Moore è un'arma multiuso che può rompere le fasi di una partita in qualsiasi momento. Sa correre con la palla in mano dopo averla ricevuta dentro o fuori dal backfield e può essere utilizzato anche nello special team. Da verificare la tenuta fisica, visto che ha giocato solo 7 partite nelle ultime 2 stagioni a causa di infortuni. Terrace Marshall Jr. è un ricevitore molto rapido e in grado di effettuare tagli molto efficaci. Il suo 1,92 m di altezza gli consente di essere bersaglio di passaggi alti nel traffico, soprattutto nei giochi in red zone. Deve lavorare sulla concentrazione perché ha lasciato cadere qualche palla di troppo. Jason Owe è un defensive end piuttosto sottodimensionato ma dal grande atletismo. Usa bene le mani e ha una grande forza per la sua massa corporea di 114 kg. Si muove fluido sul campo in ogni direzione ed è in grado di reagire in fretta per inseguire il portatore di palla nei giochi di corsa. Christian Barmore è un defensive tackle orientato all'attacco, con un corpo massiccio, mani violente e talento sufficiente per aggirare i blocchi e trovare il quarterback avversario. È eccezionale nel trovare il punto debole di un bloccante e superarlo per portare scompiglio all'interno della tasca. Rashad Bateman è bravo in tutto. Ha una grande velocità di corsa sulle rotte e un'ottima percentuale di cattura della palla sui passaggi contrastati. Cambia rapidamente direzione e i suoi stop and go mandano spesso in crisi il difensore. Ha dimostrato anche di saper bloccare quando gli è stato chiesto. Greg Newsome gioca con ritmo e andatura perfettamente controllati. Lascia che i giochi si sviluppino senza anticipare i tempi, esibendo un'eccezionale rapidità di reazione dovuta alla fiducia in ciò che i suoi occhi vedono. Quando serve rimane attaccato ai ricevitori, mostrando un'eccellente velocità. Kadarius Toney ha iniziato la sua carriera come quarterback, ma si è progressivamente affermato come efficace ricevitore.
Elettrico nella corsa, i suoi cambi di direzione rendono arduo ai difensori il compito di marcarlo. Può dare il suo contributo anche come punt returner. Gregory Rousseau è un cacciatore naturale di quarterback, un rusher istintivo che mostra un'eccellente capacità di leggere e reagire. Con una buona visione e sensibilità, Rousseau si adatta al quarterback per inseguirlo mentre si muove nella tasca. Ha un primo passo veloce che gli consente spesso di evitare i blocchi. Teven Jenkins ha giocato a Oklahoma State sia da guardia che da tackle, destro e sinistro. È in grado di creare notevoli quantità di movimento quando riesce a guadagnare slancio prima dei tackle. Fisicamente è impressionante e deve solo migliorare la posizione di partenza e l'uso delle mani. Mac Jones è tra i migliori quarterback della classe 2020, ma l'unico considerato tecnicamente un ritorno al passato a causa della sua scarsa mobilità da una parte e dell'incredibile capacità di leggere e reagire alle difese dall'altra. Un passatore da tasca classico che potrebbe piacere a molti allenatori tradizionali. Sebbene in possesso di un atletismo di alto livello, il vantaggio di Zaven Collins rispetto agli altri atleti è la visione di gioco. Usando la vista e l'istinto prende rapide decisioni quasi sempre corrette. Eccelle nelle spaziature e nelle distanze, appare perfettamente a suo agio lontano dalla linea di scrimmage. Travis Etienne è un running back estremamente prolifico, di taglia ridotta ma in grado di compensare con una velocità folgorante e sfuggente in campo aperto la difficoltà di reggere ai tackle. Incredibilmente pericoloso nello spazio, Etienne è diventato anche un ricevitore affidabile dal backfield. Najee Harris è estremamente affidabile con la palla in mano, con un grande equilibrio anche durante i tackle che gli permette di ridurre al minimo le possibilità di fumble. Baricentro basso, controllo del corpo e lo si vede restare in piedi indipendentemente dalla posizione assunta o dalla direzione del colpo. Aziz Ojulari è un esplosivo edge rusher che utilizza la sua velocità e il suo fulminante primo passo per raggiungere il quarterback. Ha un solido telaio e abbastanza fluidità da piegarsi al limite contro i contrasti offensivi. Se non batte i bloccanti avversari con lo scatto, è in grado di combattere con il suo eccellente utilizzo della mano. Jalen Phillips è armato di un fisico possente, di un'eccellente agilità laterale ed è in grado di superare il bloccatore avversario con una curva adeguata grazie alla sua flessibilità. Abile nell'abbassare la spalla interna sotto le mani del bloccante e mantenere la giusta leva, ha anche la forza necessaria per tentare di rompere il tackle. Trevon Moehrig è senza dubbio la miglior safety del draft. È un buon comunicatore nella fase di pre-snap e gioca benissimo in profondità quando è chiamato a intervenire come ultima linea di difesa. Intelligente e aggressivo, è un giocatore in grado di cambiare il reparto difensivo di una squadra. Caleb Farley ha l'altezza e l'elevazione giuste per essere assegnato a marcare i ricevitori avversari più alti. Il suo istinto e le sue capacità di reazione sono di primo ordine e possiede una comprensione naturale delle rotte degli avversari. Sa come sfruttare al meglio i suoi matchup ed è a suo agio sia a zona che a uomo. Giocando titolare da quando era una matricola, Christian Darrisaw ha accumulato molta esperienza nella posizione più preziosa sulla linea offensiva. La sua tecnica e potenza si combinano con una fluidità di movimento e un perfetto posizionamento delle mani, rendendolo un protettore di lusso. J.C. Horn entra nella NFL dopo 3 stagioni in cui ha dimostrato una crescita costante.
Ha un telaio lungo e robusto, costruito per competere con i migliori ricevitori. Le sue dimensioni e la sua fisicità si dimostrano fondamentali in copertura, dove è altamente dirompente e ultra competitivo nel punto di cattura della palla. Elijah Vera Tucker ha dimostrato di essere uno dei migliori uomini di linea offensivi della scorsa stagione e si è distinto per la sua difesa dei passaggi. Piega in maniera molto naturale il ginocchio, mantenendo così una buona leva sui tackle ed evitando di piegarsi in vita. Oltre che dal left tackle può giocare anche da guardia. Jeremiah Owusu-Koramoah si è affermato come una sicura scelta al primo round del draft con una delle stagioni più versatili mai giocata da un linebacker. Quando viene usato in copertura, le squadre avversarie cercano di giocare dalla parte opposta del campo. Istinto, esplosività e una grande efficacia nei blitz sono i suoi punti di forza. La prima cosa che diventa evidente guardando giocare Kwity Paye è quanto sia tecnicamente abile. Paye non ha cattive abitudini, non si basa sull'afferrare i bloccanti e raramente pesca flag di penalità. Quando prende posizione è troppo tardi per fermarlo e necessita di raddoppi per essere contenuto. Trey Lance lancia la palla con una velocità impressionante da una varietà di posizioni ed è eccezionalmente bravo sulla corsa. Molto prudente, ha completato l'ultima stagione con 0 intercetti. È probabilmente il miglior atleta tra i quarterback di questa classe di draft. Ha una grande velocità in rettilineo e un'accelerazione impressionante. Patrick Surtain è un cornerback con taglia e talento d'élite, in grado di abbinarsi a qualsiasi tipo di ricevitore da qualsiasi lato del campo. Surtain possiede tratti fisici e atletici di prim'ordine, con la rara combinazione di velocità sul breve e sul lungo tragitto. È stato battuto nell'uomo-uomo solo 5 volte durante la sua carriera. Rashawn Slater è un uomo di linea intelligente, potente ma sfuggente, con una grande mobilità laterale. È un animale da competizione in ogni fase e in certi momenti ha la capacità di essere dominante. Ha un posizionamento pulito delle mani che annulla i difensori e la forza necessaria per risultare un grande bloccatore. Micah Parsons è reduce da 2 stagioni di grande impatto. Le sue dimensioni combinate con la sua esplosività gli permettono di colmare costantemente le lacune della difesa, fermare i portatori di palla e battere i bloccanti. Problemi di carattere a parte, Parsons ha dimostrato un puro istinto per il gioco. Jalen Waddle è un ricevitore in grado di cambiare le partite grazie alle sue accelerazioni. Riesce sempre a prendere un passo o 2 a qualsiasi difensore nelle prime 10 yard e traccia sempre delle ottime rotte. Difficilmente si lascia sfuggire le prese anche se nel traffico è in equilibrio precario. Justin Fields è un quarterback di corporatura robusta e si libera regolarmente di blitz e placcatori grazie alla combinazione di agilità e potenza. Gioco di gambe molto buono, Fields è sempre lucido e coerente nei suoi lanci. Si muove bene nella tasca, la forza del suo braccio è molto buona, permettendogli di fare qualsiasi tiro. Forte di 23 touchdown in 11 partite, Devonta Smith si candida a essere uno dei migliori ricevitori di questo draft. Il suo magnifico gioco di gambe gli fa sempre guadagnare un passo e le lunghe leve gli permettono di aumentare il distacco in progressione. È leggero, molto, e questo potrebbe essere un problema da gestire.
Penei Sewell ha tutte le caratteristiche per diventare uno dei migliori left tackle della Lega. È un buon atleta con una velocità intensa. Quando si alza dalla sua posizione, mette le mani nel petto dei difensori e ha la forza nelle gambe per reggere a qualunque contrasto e per spingere e ruotare i difensori. Zach Wilson è un quarterback istintivo ma intelligente ed equilibrato. Paziente, si prende sempre tutto il tempo necessario e lancia la palla usando tutti i suoi bersagli. Percepisce la difesa avversaria, rimane calmo sotto pressione e sa quando prendere un sack o gettare via la palla invece di forzare un passaggio. Ha una storia di infortuni, inclusi interventi chirurgici alla spalla, che deve essere verificata. Kyle Pitts ha dominato la stagione 2020 con 43 ricezioni per 770 yard e 12 touchdown in sole 8 partite. Il suo futuro potrà essere sia da tight end che da wide receiver per la sua forza e la sua velocità. È un'arma straordinaria nei passaggi 50-50 per la sua capacità di effettuare prese improbabili al di sopra dei difensori. Ja'Marr Chase è il prototipo di ricevitore in grado di vincere qualunque 1 contro 1 grazie alla sua esplosività, forza e fisicità. Come corridore di rotta e in situazioni di cattura contestata della palla ha una produttività eccezionale. La sua elevazione lo rende pericolosissimo anche sulle palle alte, su cui appare estremamente coordinato. Trevor Lawrence è unanimemente riconosciuto come un talento generazionale e la miglior scelta di questo draft. Mostra un'enorme consapevolezza di ciò che sta accadendo sul campo. Mostra pazienza in tasca e naturalmente intuisce i movimenti delle safety, scansionando il campo e lanciando la palla con forza e precisione. Abilissimo anche nelle corse progettate per i quarterback.